Bentornati amici modellisti e non solo. Oggi torno finalmente a presentarvi un nuovo video, un nuovo contenuto e oggi come vedete sono qui. Ho deciso di realizzare questo vlog proprio perché è da un po' di tempo, praticamente a settembre, non sono riuscito a essere presente su YouTube perché la vita spesso, che ovviamente è dietro a ogni youtuber, e la vita reale intendo, che fa parte di noi, ci insegna tante volte che ci sono altre priorità e tante volte è ovviamente anche un po' dura ed è triste e non ci dà tempo per pensare alle nostre passioni quale è YouTube. Quindi non ho potuto realizzare i video e sono rimasto un pochino indietro. Oggi sono qui nuovamente e ci tenevo a fare questo video perché volevo appunto mostrarvi quello che vi avevo promesso ad agosto. Siamo arrivati al 31 ottobre, io purtroppo ho dovuto saltare completamente le mostre di settembre e ottobre, proprio perché, come vi dicevo, ho avuto altre vicissitudini e altre questioni più importanti, e quindi mi scuso anche ovviamente con gli organizzatori che hanno organizzato le mostre e alle quali non ho potuto partecipare. Però in questo video voglio mostrarvi quello che ho fatto e che vi avevo detto ad agosto nel video precedente. Cioè io sono stato impegnato moltissimo quest'anno, più che nel realizzare modelli purtroppo, infatti sono tornato solo oggi sul tavolo da lavoro. Sono stato impegnato con delle mostre di modellismo. In particolare ho avuto l'occasione di andare a Siena, a Perugia e a Terracina. In questo video voglio mostrarvi quindi le opere più belle viste in queste tre mostre, e piuttosto che realizzare tre video differenti e realizzare il solito video come carrellata di fotografie, che effettivamente, avete ragione, può essere molto pesante, ho deciso di farmi vedere in prima persona, in questo caso eccoci, e raccontarvi le opere che sono state presentate alla mostra. Con questa introduzione anche troppo lunga, diamo spazio alle foto della mostra e buon modellismo a tutti. Ci vediamo presto per un prossimo video e vi aspetto, per chi ci sarà, a Monte San Savino Show. Iniziamo subito con Siena. È stata una mostra, devo dirvi, molto particolare, molto carina, in quanto è stata fatta e si è svolta in uno dei palazzi storici, in un vecchio mercato rionale, in una parte della città di Siena, raggiungibile tramite molto comodamente tramite sia la stazione del treno che allo stesso tempo ovviamente anche vicinissima alle mura, quindi senza andare ad entrare in quella zona a traffico limitato. Questa mostra ha visto circa 600 modelli di tutte le categorie, in tutte le scale, dai figurini agli aerei che potete vedere in questi passaggi. Anche i giudici sono stati veramente di altissimo livello, e come sempre anche in questa mostra lo spirito del modellismo e del modellista è quello che è stato al centro di tutto. Inoltre, in una cornice come Siena le mostre possono solamente che uscire molto bene. Inoltre devo dirvi che anche in questa competizione si sono visti dei lavori di maestri ed artisti da tutta Italia. E queste foto che state vedendo sono i pezzi che più mi hanno colpito e quelli che sono meglio riuscito a fotografare. C'è stata anche una buonissima, come vedete in questi passaggi, una buonissima presenza di Gundam e mezzi anche militari, come vedrete a breve. C'erano le opere di Leonardo da Vinci e
anche l'illuminazione è ottima, veramente. Sui figurini poi veramente siamo su un livello superiore. Questi figurini poi sono quelli che sono stati presentati anche alle altre mostre, quindi li vedrete magari solo in questa occasione, ma sono presenti e sono stati presenti anche nelle successive mostre. E inoltre devo dirvi che anche una buona presenza di scala 1,72 è stata molto apprezzata. Diorami, mezzi militari, mezzi corazzati, mezzi work in progress, e ho potuto ammirare opere veramente di ottima fattura, da mezzi stampati in 3D, a diorami ferroviari, a diorami con figurini in 72 ben dipinti. E poi, come vi dicevo, i figurini sono soprattutto anche il fantasy, che sta prendendo molto piede e ha fatto da cornice a questa competizione e a questa mostra. E inoltre anche i mezzi militari sono stati molto difficili da giudicare per i giudici, in quanto la qualità era piuttosto elevata. Ho apprezzato, tra le altre cose, come vi dicevo, anche la scelta di suddividere le categorie, cosa non scontata, in mezzi corazzati in 1,72, mezzi corazzati in 1,35, diorami in 1,72, diorami in 1,35. E per quanto mi riguarda, a mio parere, alcune delle opere, queste che state vedendo, sono le migliori che sono state presentate a questa mostra. Nei diorami ho molto apprezzato questo Stug in particolare, che avete visto, e anche quest'altro carro veloce è stato molto apprezzato. I figurini, come vi dicevo, stanno veramente raggiungendo dei livelli altissimi, come questi in 72. I busti, e io mi sono cimentato nel primo busto, devo dire, mi lasciano sempre senza fiato, anche perché riescono a rendere la figura umana in modo eccezionale. I carri in 72 in questa mostra sono stati molto vari, come vi dicevo, da stampe 3D a mezzi in resina, mezzi della Vespid Model, ho visto veramente di tutto. E per quanto riguarda Master e Standard, c'è stata una buona partecipazione di entrambe le categorie. Ora siamo all'1 o 2 giugno 2024. Ho messo anche in questo caso una foto della città che ha ospitato la mostra, Terracina. Devo dire, la mia prima visita a Terracina, e soprattutto anche nella zona archeologica di Terracina, che merita. Una città da scoprire, una città che mi ha portato vicino al borgo antico a partecipare a questa mostra, che ha visto in questa edizione, che mancava da 11 anni sul territorio nazionale, che ha visto come categorie i diorami, i mezzi corazzati e i figurini. Quindi, diciamo, in questa mostra si è dato un taglio prettamente figurinistico e di mezzi corazzati. Anche in questa mostra, che ha visto più di 300 o 400 pezzi, ci sono stati dei giudici di altissimo livello, medagliati a Moson, medagliati nelle varie mostre internazionali. E anche qui ho potuto apprezzare, oltre ovviamente a rincontrare vecchi amici e conoscerne di nuovi, ho potuto apprezzare la qualità dei mezzi e dei figurini, soprattutto fantasy, che stanno sempre più diventando presenti in tutte le mostre nazionali e non. In questo caso c'era la tavolata centrale, diciamo che innanzitutto la mostra si è svolta in una vecchia chiesa sconsacrata, o almeno credo, che ha, tra le altre cose, ospitato anche una piccola porzione di mercatino, e quindi è stata veramente una buona riscoperta dopo 11 anni. Anche in questo caso diorami, mezzi corazzati e figurini sono stati di altissimo livello.
Anche in questo caso ho avuto come, diciamo, aiuto e come spalla gli amici del club GMA. Siamo stati in questo caso 2 giorni sia come turisti sia come modellisti, veramente veramente bene. E anche in questo caso ho apprezzato moltissimo i busti. State scorrendo tra le altre cose le foto di quei figurini in scala 54 mm che sono stati veramente molto molto apprezzati anche in occasione di questa mostra, e soprattutto la varietà storica e uniformologica, scusatemi, è stata veramente veramente varia. E da Napoleone praticamente siamo passati a Cleopatra, a Giulio Cesare, a figurini della seconda guerra mondiale, a indiani, quindi sono veramente varie, i vichinghi, quindi sono veramente stati dei giorni meravigliosi e una scoperta sensazionale quella di Terracina. Ultima mostra alla quale ho partecipato il 6-7 luglio del 2024, Perugia. Anche in questo caso una mostra che mancava da un po' di anni visto il Covid e viste le varie vicissitudini. In questo caso era una mostra aperta a tutte le categorie del modellismo, dalle navi ai figurini, ai mezzi corazzati, ai diorami. Anche qui ci troviamo di fronte a circa 600 modelli in concorso e, come vi dicevo, ho cercato di mostrarvi quei pezzi che più mi sono piaciuti all'interno delle mostre. E in questo caso c'è stata una buonissima, devo dire, presentazione di mezzi scala 1.72. Ho apprezzato molto i mezzi della Vespid e non solo. Ho apprezzato anche molto gli aerei che erano in concorso e soprattutto ho visto una buonissima partecipazione di mezzi corazzati su diorami in scala 1.35, e questo è sicuramente un'ottima cosa. E questa mostra, tra le altre cose, ha visto anche la partecipazione di stand commerciali che hanno reso la partecipazione ancora molto più interessante. Insomma, ci hanno fatto spendere i soldi, detta alla romana, ma va bene così, ci sta. E anche in questo caso io ho apprezzato moltissimo i figurini storici, perché pur non essendo io un figurinista, ahimè, apprezzo moltissimo l'arte del figurinismo, perché è un'arte con la A maiuscola, poiché chi riesce veramente a gestire la colorazione dei figurini riesce praticamente a ricreare un momento e a fermare in quel pezzo di plastica, resina, metallo, riesce a fermare la storia. Quindi sono stato molto molto contento di vedere figurini storici sia medievali, quindi allo stesso tempo anche rinascimentali o ottocenteschi. Sono stato tra l'altro anche molto impressionato dalla presenza dei busti, e addirittura in questo caso ho partecipato per la prima volta con il busto che avete visto nei vari short sul canale. Inoltre è stata la presenza anche qui di mezzi fantasy che ha reso la mostra ancora più avvincente e ancora più particolare. Infatti in queste ultime mostre, devo dire, ho apprezzato moltissimo la varietà dei soggetti, di modelli, e ho avuto anche molti spunti. Infatti, come vi dicevo, in questa terza mostra alla quale ho partecipato nei primi 7 mesi del 2024, ho avuto anche lo spunto per cominciare, iniziare e finire un busto che mai mi sarei immaginato. E anche in queste mostre, tra le altre cose, come state vedendo in questi passaggi, ho apprezzato moltissimo i mezzi civili, dalle macchine di Formula 1 a moto e quant'altro.
c'erano dei pezzi che devo dire mi hanno veramente colpito. Anche questi mezzi civili, a mio avviso, meritano il loro riconoscimento, anche perché non è difficile, cioè non è facile, scusate, da realizzare. Hanno necessità di essere lavorati, di essere invecchiati e quindi tanto di cappello anche ai modellisti e agli amici che lavorano sui mezzi civili. Gli aerei, come sempre, sono di ottima fattura e ho potuto apprezzarli anche se io non sono un modellista aeronautico, però sicuramente ci sono stati anche in questo caso spunti molto interessanti sia per le basette, infatti la tendenza dei modellisti anche in questo caso che realizzano aerei è quella di costruire intorno all'aereo una vera e propria base. E per quanto riguarda poi i diorami, anche in questo caso devo dirvi, come vi accennavo, ci sono stati dei pezzi molto 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 particolari. Ho apprezzato molto il diorama delle barche, quello che avete visto poco tempo fa, il ponte di barche in 1.35, questo bellissimo Iwo Jima in 1.72, quest'altro pezzo sempre in 1.72. Ci sono stati anche in questo caso varietà di scenari, di campagne che devo dire mi hanno dato spunti per i miei prossimi lavori. In questo caso, come vi dicevo all'inizio del video, sono un po' indietro con i lavori, con i video, infatti solo oggi vi sto proponendo questo video e me ne scuso con gli organizzatori anche di non essere stato presente alle mostre. Speriamo, ecco, che il prossimo anno da questo punto di vista sia meglio e più produttivo. Infatti bisogna iniziare, a mio avviso, a tirare le somme di questo 2024 e soprattutto, ecco, come vi dicevo, parteciperò all'ultima mostra in questo 2024 a Monte San Savino. Sto iscrivendo i pezzi in questi giorni e chissà, mi lancerò probabilmente, forse anche per la prima volta, con la partecipazione nel tempio, diciamo così, dei figurini con il busto, e senza troppe speranze, ecco. In questo caso, diciamo, concludendo sulle immagini che state scorrendo qui di Perugia, devo dirvi che anche in questo caso hanno avuto, a mio avviso, una netta predominanza i pezzi militari storici. In questo caso, infatti, ho potuto ammirare opere dai vichinghi a pezzi anche della seconda guerra mondiale, molto 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 particolari, e poi, come sempre, il taglio maggiore in questo caso è sui busti, proprio perché non pensavo ci si potesse divertire così tanto. E io ho anche partecipato, come avete intravisto nelle foto, con dei figurini storici, che sono un'altra mia passione che spero di poter continuare a portare avanti pian piano. Quindi per ora vi ringrazio per aver visto questo video e ci vediamo presto per il prossimo video. Buon modellismo a tutti, ciao ragazzi.